È finalmente il momento di andare ad unboxare insieme uno dei pezzi più attesi di questo 2025. Hot Toys Jack Sparrow nella sua versione deluxe, la DX38, direttamente dai Pirati dei Caraibi Dead Man Tell No Tales, nella versione italiana La vendetta di Salazar. Vediamo se Hot Toys in questa occasione è riuscita a migliorarsi rispetto alla versione precedente di Jack Sparrow, uscita più o meno 6 o 7 anni fa, ovvero la DX15, che era comunque di per sé un vero e proprio capolavoro. E vi ricordo ragazzi come sempre che l'ho acquistata su ilcolossodinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Adesso cominciamo con l'unboxing. Partiamo subito con l'unboxare questo bestione, scatola veramente meravigliosa che comunque abbiamo già visto molto simile se non uguale per la DX15. Apertura laterale, quindi andiamo a sfilare delicatamente la parte frontale ed ecco qui subito una cover con un paio di immagini di Jack. Se il livello della doll è davvero questo, è impressionante. Parliamo della DX Series Jack Sparrow con una breve descrizione del personaggio, mettiamo da una parte, ed ecco qui come si presenta la DX. Come al solito le DX non deludono mai, qui la bussola di Jack e qui una anteprima della doll che già mi piace un sacco. Devo essere onesto, ho già dato una sbirciatina prima di registrare questo video. Andiamo a togliere tutte le protezioni, vi mostro un attimino quello che è il contenuto della scatola stessa. Mettiamo da una parte Jack per il momento, qui abbiamo cappello e viso intercambiabile, accessori, le varie mani, anche questi sembrano essere molto interessanti. Poi troviamo il libretto di istruzioni con le batterie, poi vedremo a che cosa servono, e nella parte inferiore del box una miriade di accessori, che adesso andremo a vedere, e poi il timone, quella sorta di diorama con timone, e per la versione deluxe anche la base con il mare. Adesso ragazzi vi esplodo tutto il contenuto della scatola sul tavolo e andiamo ad analizzare gli accessori. Iniziamo dalla base diorama composta da due elementi, timone e questa seconda parte che invece è esclusiva della versione deluxe DX38 e Artisan DX39. Il timone invece è disponibile in tutte le versioni, quindi inclusa quella standard di questo Jack Sparrow. Ottima la realizzazione della scultura, è abbastanza grande essendo in scala 1:6, ma il vero lavoro che è stato fatto su questo timone riguarda la verniciatura. Ottima la resa del legno e della sua usura, data dalla salsedine o comunque dalle onde del mare, che è differente in base alla sezione che va a colpire. Ad esempio le impugnature sia interne che esterne hanno un colore differente, di un legno un pochino più naturale, diciamo, perché sono i punti in cui viene impugnato appunto da Jack Sparrow. Davvero buona l'attenzione del dettaglio anche in questi elementi. Nella parte interna vi è una corda, una vera corda, che essendo legata con un semplice nodo, volendo potrebbe essere anche rimossa, anche se non ne vedo il motivo. Ottimo quindi questo timone, che ovviamente è libero di ruotare sul proprio asse per raggiungere un tocco di realismo in più. Per quanto riguarda invece l'esclusiva di questa versione deluxe è il pavimento della nave. Anche qui buonissima la resa del legno di tutte queste tegole un pochino rotte qua e là sparse sul pavimento. Ottimo anche in questo caso il lavoro di verniciatura con diverse colorazioni e sfumature che rendono tutto molto più vivo e molto più reale, dal verde al marrone più chiaro, quello più scuro, nero, sfumature di grigio, di bianco, quindi c'è molta profondità in questo pavimento, mi piace molto e spero che possa reggere sia il timone, che va ovviamente messo su questi binari, sia Jack Sparrow, senza l'utilizzo dello stick di supporto che volendo può essere messo in questo foro in alto. Per quanto riguarda la resa del mare, non c'è un lavoro particolarmente eccezionale in questo caso, almeno secondo me. C'è una sorta di plastica semi-trasparente per rendere appunto la trasparenza dell'acqua, con delle parti più bianche per la spuma, per la schiuma del mare stesso, dell'acqua.
Come vedete anche nella parte inferiore si vede la trasparenza della plastica utilizzata, ma comunque molto buona la resa. Nella parte frontale vi è anche la targhetta quasi incastonata nell'onda, nell'increspatura dell'acqua, con i pirati dei Caraibi, Dead Man Tales, Jack Sparrow. Molto bella da esporre, sicuramente ci farò un pensiero. Buona la qualità anche dello scrigno del tesoro, sia dal punto di vista della resa del legno sia della verniciatura, anche se su quest'ultimo punto avrei qualcosa da ridire per questa parte superiore, che secondo me è troppo lucida, riflette troppo la luce e secondo me sarebbe dovuto essere un pochino più scuro, un pochino più usurato, come abbiamo visto per il timone. Da notare la differenza tra questa parte infatti meno esposta con un colore più chiaro e questa superiore invece più esposta agli agenti atmosferici, che è giustamente più scura. Buona la resa anche delle parti metalliche, della serratura e tutto il resto, delle maniglie che ovviamente non sono mobili, e può essere ovviamente aperto per rivelare le monete, che sono un unico pezzo di plastica ovviamente e non sono monete singole. È un buon elemento di scenario da mettere ad esempio sulla nostra basetta in questo modo, poi mi inventerò qualcosa. Come è anche un altro ottimo elemento di scenario questa lanterna. Nulla di che, buona la colorazione che comunque non è uniforme, ma anche qui c'è una leggera usura sulle parti in metallo, manico che è morbido ma non può essere abbassato o alzato, diciamo. E poi ovviamente vi è la funzione LED che dà anche un buon effetto illuminazione. Davvero in vetrina questo potrebbe rendere abbastanza, se non fosse che le batterie di Hot Toys tendono a scaricarsi davvero in brevissimo tempo. Vi è ovviamente la possibilità nella parte sottostante di sostituire le batterie. Hot Toys fornisce anche un piccolo cacciavite per questa funzione. Ed è buona la resa anche dell'interno, anche in questo caso usura comunque un po' di sporco, forse troppo eccessivo, ma comunque mi piace. Il monocolo telescopico, che tra l'altro telescopico non è purtroppo, qui nulla di particolare da dire, c'è una piccola lente dove dovrebbe essere, questo è un bel dettaglio, buona la colorazione, nulla di particolare in generale. Le pistole invece sono in due versioni, questa con questa colorazione un po' più chiara, questa invece più metallizzata, solo con l'impugnatura di questo marrone. Non ci sono segni di usura, questo è un peccato, né parti mobili in nessuna delle due. Comunque molto buona la resa estetica di queste pistole. Qualcosa da ridire invece ce l'ho su questa sciabola, la sciabola di Jack, che è all'interno del suo fodero per il momento, verniciatura abbastanza buona, anche qui nessun segno di usura, sembra appena uscita, almeno per quanto riguarda la parte del manico, dalla fabbrica. Un po' di usura invece sulla parte metallica qui della guardia, ma soprattutto la parte peggiore secondo me è quella della lama, non tanto per la verniciatura che è molto buona, ci sono segni di ruggine, segni comunque di un metallo utilizzato, non so se voi riuscirete a vederlo in camera, ma questa roba qui ragazzi nel 2025 non si può vedere. Questa spada, questa sciabola secondo me sarebbe dovuta essere in diecast, in metallo, è molto leggera, è in plastica morbida, ha una punta, se così vogliamo chiamarla, ma secondo me non esiste che Hot Toys faccia di questa roba nel 2025. Pugnale, stesso discorso. Buona la resa estetica in generale, ma la lama anche in questo caso è in plastica morbida, quindi soliti segni di usura sulla lama, quasi per niente sull'impugnatura, qualcosina, ma purtroppo il fatto che non sia in diecast per me gli fa perdere tantissimi punti ed è un passo indietro rispetto alla versione precedente che io non ho, la DX15, ma mi sembra e non sono sicuro che fossero in diecast. La bottiglia con la Black Pearl al suo interno è davvero molto carina, forse un po' eccessivo l'effetto di weathering al suo interno che non permette quasi di vedere l'interno. Molto buona la realizzazione della nave, molto piccola, comunque il lavoro è stato fatto in modo certosino, buona anche la scultura in generale, non è possibile aprirla ovviamente. Qui riflette un pochino la luce, quindi non so se voi riuscirete a coglierne i dettagli, probabilmente no ragazzi,
però vi dico, forse un po' troppo sporca, un po' troppo scura al suo interno e quindi non è possibile davvero coglierne tutti i dettagli come meriterebbe. Probabilmente accessorio che resterà nella sua scatola. Vediamo adesso tutta la serie di accessori che fa un pochino da suppellettile al già ricchissimo abbigliamento di Jack. Abbiamo questo ciuffo, poi un altro ornamento, questo qui. Tutti possono essere applicati alla cintura di Jack Sparrow, poi vedrò se metterli o meno, però nel caso ovviamente ve li mostrerò. Qui abbiamo la mano della scimmia, anche questa può essere messa alla cintura, la testa essiccata con capelli che sono artisan, sono reali, diciamo, molto carina, e poi l'immancabile bussola di Jack che ha un sacco di bellissimi dettagli, anche questa ovviamente può essere appesa alla cintura e può essere anche aperta, ha tanto di serratura con un peg addirittura, quindi può essere aperta in questo modo e rivelare l'interno. Purtroppo non è una reale bussola, è soltanto figurativa, ma comunque molto ben scolpita e molto ben verniciata. Veniamo adesso all'immancabile ed iconico cappello di Jack, che apprezzo in particolar modo per la verniciatura, soprattutto di questa parte superiore, per la forma, ma un po' meno per il materiale. Non ne sono sicuro al 100%, ma credo che qui si tratti ancora di pleather, perché è molto leggero e sia dall'odore appunto che dalla sensazione tattile che restituisce non credo che sia in vera pelle. Non ci sono frizioni di alcun tipo al suo interno, quindi non so effettivamente come sarà la resa una volta messo. Adesso ho la doll in posizione orizzontale, quindi la resa reggerà sicuramente di meno, però comunque poi farò tutti i test del caso e vi farò sapere appunto come sarà la resa del cappello indossato. Non ci resta quindi che vedere le mani, che sono diverse, e di default Jack monta queste per la presa di oggetti, come ad esempio sciabola, pugnale e quant'altro. Le altre invece, quelle alternative, sono di diverso tipo, ad esempio questa con i palmi completamente aperti, di cui apprezzo molto la verniciatura, bella la resa anche dei tatuaggi sulle dita, gli anelli, e anche ogni mano destra ha questo pezzo di tessuto, quindi è tessuto, non è scolpito, in tutte le mani destre di Jack. Abbiamo anche questa per l'impugnatura ad esempio delle pistole, poi vari gesti ormai diventati iconici per Jack, oppure per l'utilizzo del monocolo telescopico, e poi altre due mani per indicare due posizioni differenti per la destra e la sinistra, ma comunque resa generale davvero buona. Ed è il momento adesso di dare un'occhiata al capitano, alla doll. E io ragazzi, che non ho la DX15, quindi non ho termini di paragone, posso dirvi che sono molto piacevolmente colpito da quello che sto guardando in questo momento, sia dal punto di vista della scultura della testa e della somiglianza al Jack Sparrow del Pirata dei Caraibi, sia per la quantità e la qualità di accessori, di tessuti, di materiali diversi che sto guardando addosso a questa doll. Quindi sono veramente molto felice e molto entusiasta di averlo tra le mani in questo momento. Cominciamo ad analizzare intanto appunto il viso e la testa in particolare. In questa versione di X38, quindi la versione deluxe, ci sono soltanto alcune ciocche che sono artisan, che sono questa qui, che ovviamente si estende lungo il dread che abbiamo alla destra di Jack, e poi ce n'è un'altra nascosta dalla bandana con qualche ciuffo che viene giù anche per gli altri dread. Tutto il resto, ragazzi, è in plastica morbida, plastica comunque scolpita. E devo dirvi la verità, non sento questa grande esigenza di avere un personaggio del genere con i dread artisan, con i dread innestati. Non ricordo adesso la differenza di prezzo con la di X39, quindi quella totalmente artisan, ma comunque devo dire che il lavoro fatto per questa tipologia di capelli e per questa doll secondo me è eccellente anche in questo modo.
Ma la differenza più sostanziale, secondo me, quella che davvero, secondo me, vale la pena mettere in evidenza, è la bandana, che in questo caso è scolpita, come vedete anche la parte posteriore comunque in plastica morbida, ma è totalmente scolpita, mentre nella versione Artisan sarà in tessuto, full tessuto, e quindi può essere anche rimossa all'occorrenza. Comunque ottimo lavoro, guardate anche la parte posteriore con tutti questi dettagli e questa lunga treccia che arriva praticamente fino al sedere di Jack. Questa parte può essere semplicemente rimossa, cercherò di fare un pochino di attenzione, perché è attaccata alla testa con il magnete, quindi molto comoda, ma comunque fate molta attenzione qualora voleste cambiare l'head sculpt. Perché sì, c'è un head sculpt alternativo, avrei dovuto farvelo vedere nella sezione accessori, ma ho preferito rimandare a questa occasione, perché qui si vede la vera differenza. A parte il fatto che andando a rimuovere i capelli possiamo accedere ai joystick, come abbiamo visto in tantissime altre doll, nella parte posteriore del volto, per andare a dare ancora più espressività a questi volti, io trovo che siano entrambi davvero molto validi, soprattutto questo che tengo nella mano sinistra, con il sorriso ormai diventato iconico di Jack, che mette in mostra anche queste fossettine sul lato destro del viso, le cicatrici che sono tra l'altro in rilievo e anche molto ben realizzate, e l'espressione del volto con il trucco intorno agli occhi, il pizzetto e anche le treccine sulla barba, che comunque sono in plastica morbida, quindi fate attenzione anche a queste perché possono essere molto delicate. Ma andando a cambiare comunque tramite l'accessorio che fornisce Hot Toys la posizione degli occhi, ragazzi, questi volti diventano secondo me ancora più espressivi e ancora più belli di quello che stiamo vedendo in questo momento. Comunque ottima la somiglianza, secondo me è davvero un ottimo lavoro. Adesso, andando a spostare un pochino tutti i vari capelli, cerchiamo di rimettere a posto la testolina. Ecco qua. Quindi adesso spostiamoci un pochino, perché avete già capito quanto io apprezzi questo head sculpt. Poi ditemi che cosa ne pensate voi magari nei commenti, chi ha la DX15, che comunque era un gran bel capolavoro la DX15, anche per i visi che ovviamente ho visto, ma secondo me, secondo i miei gusti personali, qui c'è un qualcosina in più, forse il colore della pelle, la verniciatura, c'è un qualcosina in più che lo rende ancora migliore, seppur di poco, ma migliore. Spostiamoci invece sul resto del body. Innanzitutto le proporzioni mi sembrano molto buone, molto azzeccate, e la sensazione tattile dei tessuti che ci sono in questa doll è davvero meravigliosa. Innanzitutto questa cintura dovrebbe essere in vera pelle, finalmente ce l'abbiamo fatta. Nel prototipo era in pleather, invece è stato fatto un upgrade, quindi tanto di cappello Hot Toys, dovresti farla sempre questa cosa, mannaggia. Così come anche questa cintura, mentre questa in teoria credo che sia in pleather, questa qui, sì. Comunque guardate anche il livello del dettaglio in tutto il resto dell'abbigliamento. Questa sottoveste, diciamo, damascata, che, dettaglio da non trascurare, è anche lavorata al suo interno, una parte che non sarà mai visibile, mai nella vita, ma comunque lavorata, e anche cablata. Quindi questi sono dettagli che ci piacciono. Tessuto anche di questa parte con questa colorazione un pochino giallognola, un pochino sporca, ottima la resa. La fibbia, questa dorata, guardate che lavorazione e che dettaglio nella verniciatura, anche in questo caso ottimo lavoro. Questa parte è in vero peluche, non so come spiegarvelo, ma comunque è in pelo. Insomma, ogni cosa è curata nei minimi particolari e sono veramente contento di questo. Bottoni, anch'essi molto ben realizzati, con un accenno anche di verniciatura dorata per dargli quella luminosità che li esalta. Anche le maniche piegate, perché per restituire la sensazione appunto del vissuto, dell'utilizzo del cappotto, ma
non cablate in questo caso, mentre è cablata, così come anche con un po' di effetto weathering, consumato, sporco, la parte bassa del cappotto. Anche questa, vi ripeto, cablata per essere adattata a qualsiasi tipo di posa. Pantaloni nella parte bassa ovviamente in tessuto con questa colorazione su un marrone leggermente tendente allo scuro, e la parte più importante, ragazzi, sono secondo me gli stivali. Avrei gradito qualche accenno di weathering, di sporco in più per questi stivali, che sono realizzati in vero camoscio, cioè questa parte qui è vero camoscio, vera pelle di camoscio, ed è un altro upgrade molto interessante, molto importante di Hot Toys. Sono molto contento. Avrei gradito, ripeto, qualche effetto in più da quel punto di vista. Secondo me sono un po' sporcati, sì, ma non abbastanza per essere comunque stivali di un pirata. Vediamo anche la parte posteriore con i soliti dettagli, altri bottoni, anche questa parte ovviamente cablata. E niente ragazzi, poi ovviamente andrà composto, diciamo, andando a mettere la sciabola qui nella fondina che ha sulla sinistra, il pugnale nella cintura, diciamo, anche le varie pistole e tutto il resto, anche se sinceramente è già pieno, particolarmente ricco di suo, quindi non mi piace, non credo che andrò a mettere tutti gli accessori che abbiamo visto nella sezione precedente, quindi la mano della scimmia e tutto il resto. Valuterò, vedrò, anche perché comunque con il cappotto davanti si vedrebbe ben poco, credo, andandoli a mettere qui. Però valuterò poi in fase di esposizione. Una velocissima occhiata alle articolazioni, ovviamente la testa è libera di ruotare, di piegarsi e di girare in tutte le direzioni. Butterfly joint, spalla che può essere alzata tranquillamente, rotazione del bicipite, doppia articolazione al gomito, può andare il braccio anche all'indietro, ovviamente un pochino ostacolato dal cappotto, quindi non lo voglio premere troppo. Può andare in avanti e indietro, ma anche qui molto ostacolato comunque dal vestiario e da tutti gli accessori che ha montati addosso. Le gambe hanno una buonissima escursione fino ai 180, all'indietro sempre limitati dal sedere, possono essere aperte anche di parecchio, doppia articolazione al ginocchio, va a scoprire un pochino qui, quindi magari possiamo fare comunque di questo per coprirlo, quindi tutto è stato pensato alla perfezione. Rotazione del quadricipite e caviglia, nonostante gli stivali in camoscio, è davvero molto mobile. Madonna, anche lateralmente si possono fare delle cose molto molto interessanti, per quanto secondo me abbastanza inutili per un Jack Sparrow. Comunque davvero molto contento, molto soddisfatto della doll in generale. In conclusione ragazzi, questo Jack Sparrow di Hot Toys è una doll veramente incredibile, imperdibile, soprattutto per tutti coloro che come me non hanno avuto la possibilità di aggiungere alla propria collezione la sua versione precedente, la DX15, che Hot Toys non fa altro che migliorare nella maggior parte degli aspetti. Fra poco ci arriviamo alle parti dolenti della doll. E quindi ragazzi, questo fa ben sperare per il futuro, per un'eventuale versione migliorata di questa DX38, anche se non vedo come ce ne possa essere bisogno, ma poi si sa che una versione migliore, soprattutto di questi personaggi, arriva sempre. Venendo adesso ai lati negativi della doll, perché purtroppo ce ne sono da attribuire specialmente agli accessori. Ho gradito tantissimo l'implementazione e l'utilizzo della pelle vera per alcune delle parti del vestiario, delle cinture di Jack, così come dei capelli artisan, anche se in questa versione che ho io, quindi la versione deluxe non artisan, sono soltanto un paio di ciocche, comunque aggiungono quel qualcosa di realismo, anche se, ripeto, secondo me non c'era un gran bisogno di capelli innestati in una doll del genere. Ma comunque questo misto di pelle vera a pleather, ad esempio in questo cappello, secondo me stona un pochino. Bella anche la trovata del camoscio per gli stivali, ma potevano fare ancora un passettino in più andando a mettere solo pelle vera e soprattutto ragazzi le armi. Il pugnale e la spada, la sciabola, dovevano essere diecast e assolutamente non in plastica morbida. Per il resto ragazzi, bella anche la basetta diorama, seppur con qualche difetto anch'essa,
perché il timone diciamo che non è proprio stabile, ben ancorato al resto della base, parlo sempre della versione deluxe. Quindi ok, la doll è meravigliosa, piena di roba, il vestiario è stupendo, ancora mi ci devo finire di divertire ragazzi, devo ancora sistemare un po' di cosette prima di metterlo finalmente in vetrina, ma vi divertirete anche nel posing, però purtroppo ancora ci sono dei passi da fare. Il mio consiglio, se avete già la DX15, forse potete farne a meno tranquillamente, potete aspettare magari una prossima eventuale versione ancora migliorata, quindi con i miglioramenti ancora più evidenti rispetto a questi, ma se non avete nessuna doll di Jack Sparrow ragazzi in collezione e amate i Pirati dei Caraibi, questo è un pezzo che fa per voi. Io l'ho acquistato come sempre su ilcolossodinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo unboxing e ai prossimi video del canale ragazzi, ci sentiamo qui sotto nei commenti per sapere che cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto!